Benvenuti a tutti, in questo nuovo video cercherò di spiegarvi come integrare l'utilizzo del laser tag nell'ottica delle milsim. Chi di voi ha già giocato a Software conoscerà sicuramente che cosa intendiamo col termine milsim. Per chi di voi non ha mai giocato a Software faccio che fare una breve spiegazione. Con il termine di milsim o military simulation andiamo a indicare un particolare tipo di gioco in cui andremo a ricostruire nel modo più realistico possibile un conflitto tra due forze in campo, oppure come succede adesso in Afghanistan, ad esempio un conflitto tra un esercito regolare e un gruppo di insurgent. Allora, le regole principali di queste giocate sono appunto la coerenza dell'equipaggiamento di tutta la squadra, perché ad esempio se andremo a integrare un'unità dell'esercito americano ci si aspetta un equipaggiamento degno di questo nome, quindi non bisognerà avere G36 in mano ad un soldato vestito in Aku, perché non c'entra assolutamente niente. E ovviamente al contempo, se faremo gli insurgent, ci aspetteremo che questi siano vestiti in quel modo, quindi abiti perlomeno civili, alcuni pezzi di mimetica e fucili recuperati sul campo, quindi niente ottiche particolari super moderne. La seconda cosa è la coerenza del comportamento di queste unità, in quanto se sempre come prima rappresenteremo un'unità dell'esercito americano, ci aspetteremo che questi utilizzano le regole di ingaggio che vengono realmente utilizzate da questi, quindi non potremo entrare in una zona sparando a caso, ma dovremo rispettare le regole di ingaggio che ci si aspetta. Quindi ad esempio, se si entra in una zona ricca di civili, non si potrà fare fuoco finché non riceveremo noi il fuoco. Terza cosa è l'importanza della pianificazione, in quanto queste giocate sono più complesse di una giocata ad esempio che si effettua la domenica, ma hanno bisogno di un'attenta pianificazione. Perché prendiamo ad esempio una missione tipo: dovremo con questa unità dell'esercito americano andare a occupare un villaggetto per bonificarlo ad esempio dagli ED e dalla presenza di ostili. Quindi i due compiti delle due squadre saranno che ad esempio gli americani dovranno entrare, mettere in sicurezza il villaggio, mentre il grosso delle truppe si occupano di presidiare questo villaggio. Gli esperti EOD si occuperanno di appunto disinnescare gli ordigni presenti sul luogo, mentre ad esempio il compito degli insurgent sarà ovviamente non quello di eliminare completamente la squadra, ma di creare il maggior danno possibile, in quanto essendo in minor numero loro non potranno mai soverchiare l'esercito americano. Quindi non si tratterà più di avere delle giocate di pari numero, ma avendo degli obiettivi diversi ci si adopera a realizzarli in maniera diversa. Quindi dopo questa spiegazione, che vantaggi potremmo ricevere noi dall'utilizzare il laser tag in un'ottica milsim? Il principale ovviamente è la gittata dei fucili, in quanto prima giocando Software eravamo limitati a 30 metri e ovviamente se noi andavamo ad esempio come prima a presidiare questo villaggio ci trovavamo sempre limitati da queste gittate. Ad esempio non potevamo avere un cecchino che sparava a 30 metri, mentre adesso sì, adesso un cecchino ha la sua funzione in quanto a 700 metri ha tutto un altro utilizzo. E ovviamente è anche molto più difficile muoversi in questi scenari, in quanto anche attraversare un incrocio può risultare pericoloso, siccome mentre lo attraversiamo potremo essere ingaggiati a distanze maggiori, quindi si cercherà in ogni modo di evitare di passare su strade non sicure. Allora, il secondo vantaggio che potremo ricevere dal sistema laser tag è la possibilità di impostare i kit di ogni operatore in base al ruolo scelto. Quindi se noi andremo a impersonare un mitragliere potremo impostargli ad esempio il surriscaldamento dell'arma, come ad esempio la quantità di munizioni che può trasportare, che sarà ovviamente diversa da quella di un fuciliere. Quindi oltre che scegliere il ruolo potremo anche, cosa importante, impostare un livello di protezione balistica per l'operatore che utilizzerà questo kit. Quindi se noi andremo a impersonare un membro dell'esercito americano ci troveremo un livello di protezione alto, in quanto avendo elmetti, piastre balistiche e giacche in Kevlar potremo impostare il valore massimo di protezione. Questo ci permette di ricevere più colpi prima di far morire il giocatore. Quindi se ad esempio un insurgent che di fatto è molto più leggero rispetto che non un soldato americano, questo andrà giù con un colpo solo, mentre il soldato americano necessiterà di uno o più colpi, ovviamente in base al calibro utilizzato. Magari una pistola 9 mm avrà bisogno di 3 o 4 colpi per ucciderlo, mentre ad esempio una K47 avrà bisogno di 2 colpi, mentre ad esempio invece un fucile di precisione in genere eliminerà con un colpo, essendo il calibro maggiore. Naturalmente, oltre alle piastre balistiche, è anche possibile configurare diversamente le armi. Un consiglio che io vi posso dare è di configurare tutte le armi con un danno standard in base al tipo di proiettile utilizzato. Quindi se noi andremo ad utilizzare una pistola avremo un danno molto basso,
mentre ad esempio invece un calibro 5,56 necessiterà ad esempio in caso di protezione massima di almeno 2 o 3 colpi per abbattere il giocatore. I fucili di precisione tendenzialmente si utilizza un danno molto elevato in quanto è raro che un operatore si porti appresso un livello di protezione balistica in grado di poter arrestare un proiettile di questo tipo. In alcuni casi è possibile che si verifichi il sanguinamento dell'operatore. Nel caso quindi noi venissimo colpiti ma non ricevessimo un colpo letale, l'operatore inizierà a sanguinare, quindi inizierà a perdere punti vita gradualmente. Un'altra possibilità che ci viene offerta dal kit X-Tag è l'utilizzo del sistema GPS integrato di cui vi avevo parlato le volte scorse. In quest'ambito il kit GPS ci può permettere di creare ad esempio un fuoco di supporto per coprire determinate zone, quindi se noi veniamo attaccati pesantemente e siamo sicuri della presenza di ostili in una certa zona potremo richiedere tramite l'ausilio del computer vario tipo di supporto in base alle nostre necessità, oppure ad esempio potremmo richiedere un intervento di un'unità medica impostando ad esempio una zona di respawn su una certa area che ci permetterà di riportare in vita i giocatori. Ci è data anche la possibilità di creare un punto di ripristino munizioni sempre utilizzando questo sistema GPS. Come potete vedere le possibilità che ci vengono offerte sono innumerevoli, l'unico limite alla creazione di queste missioni è la nostra fantasia. Se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale, mettete un like al video e condividetelo con i vostri amici. Con questo vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ci sono 100 mega ancora, stanno finendo in fretta. Vaffanculo, lo tagliamo. Ecco.